No, non mi sto preparando per gli eventi che potrebbero accadere, è semplicemente una recensione. Bentornati nel forum e questa è la recensione di Twilight 2000 quarta edizione. Ora, su questo canale abbiamo già recensito il vecchio Twilight 2000 che era in realtà, forse lo presentai come terza edizione, ma mi sono in realtà reso conto che era la versione 2.2, che è considerata dai fan più o meno come una specie di 3.5 di D&D, se ho capito bene, che era tra l'altro alla fine di uno dei principali lockdown qui in Italia, quindi semplicemente l'avevo scoperto in quel periodo e avevo deciso per riprendere di presentare questo titolo che ritenevo totalmente sconosciuto, facendo nota alla fine di quel video che la Free League stava lavorando su una nuova edizione. Effettivamente la Free League ha lavorato su una nuova edizione, la quarta di Twilight 2000, portandolo sotto, diciamo, i riflettori, almeno sicuramente più di quanto lo era la vecchia edizione, sebbene avesse una sua fanbase. E tra l'altro, a quanto pare, è possibile che il titolo arrivi addirittura in Italia in italiano, perché se ne sta occupando la Need Games, che in questo momento sono, diciamo, a sistemare il layout del manuale, quindi potremo sinceramente prima o poi vederlo anche in Italia. Ringrazio tra l'altro inoltre la Free League che ci ha passato il manuale, ma non solo, ci ha passato tutto quello che dovrebbe essere contenuto in PDF, ovviamente, però a noi nella scatola fisica di Twilight 2000, quindi tutto quello che presenterò per questa quarta edizione lo potete tranquillamente poi acquistare in forma fisica dalla Free League, o speriamo anche dalla Need Games nel caso lo porti in Italia, e viene, diciamo, anche un bel set anche da possedere, semplicemente perché ha tanti piccoli elementi dentro. Bene, iniziamo ora a parlare effettivamente del titolo. Rispetto a quale sia il focus di Twilight 2000, rinvio al video che feci precedentemente. Ci basti sapere che tratta di una, in realtà, situazione abbastanza vicina a quello che purtroppo si vede nei nostri tempi, ovvero si sta svolgendo tranquillamente la guerra fredda, fra molte virgolette, solo che non ha un finale, diciamo, felice, sempre fra molte virgolette, come lo ha avuto nella nostra storia, perché effettivamente una guerra in Twilight 2000 si scatena, una guerra nucleare, e qui si vede già il primo e importante la prima e importante differenza che c'è fra l'edizione che io recensì qualche tempo fa e questa nuova, perché se nella seconda edizione noi interpretavamo effettivamente dei soldati, raramente poteva essere dei civili, ma principalmente la creazione prevedeva dei soldati che si ritrovano a dover effettivamente rispettare gli ordini che gli vengono dati perché una guerra è scoppiata, ma in uno scenario pericoloso perché effettivamente si sta ancora svolgendo una guerra nucleare, l'edizione della Free League prende una nota, potremmo dire, più post-apocalittica, che secondo me ha dei punti a favore perché modernizza un pochino di più e la rende più accessibile, ma per un certo verso snatura quello che era l'originale Twilight 2000. Però secondo me, e è un'opinione personale, è meglio. La nuova edizione della Free League appunto ci presenta una situazione in cui è avvenuta una vera e propria terza guerra mondiale e quindi diciamo che si è conclusa molto velocemente. Sono cadute testate atomiche, hanno devastato qualsiasi cosa, gli eserciti del patto di Varsavia e del patto atlantico si sono sostanzialmente dissolti in questo caos diffuso che nei territori di quella che era la cortina di ferro è esploso, e noi ci ritroveremo a interpretare, a seconda di quello che preferiamo, dei militari o dei civili armati che cercano in sostanza di sopravvivere all'interno di questo caos. È diventato una specie di post-apocalittico con il focus sui primi giorni dell'apocalisse, che è molto particolare perché potrebbe aprire a spunti interpretativi molto diversi. Basti pensare alla possibilità di interpretare un ufficiale di un esercito che cerca in qualche modo di tenere la situazione a bada e cercare di capire nello stesso momento se deve ancora combattere una guerra
guerra oppure non c'è rimasto nulla per cui combattere. Le differenze non si fermano qua, perché il sistema di gioco è stato totalmente rivisitato in chiave Free League, nonché molte delle meccaniche principali. Secondo me è un cambiamento forte, ma che ci voleva. Le vecchie edizioni di Twilight 2000 forse potevano ancora attirare un pubblico molto limitato di fanatici della storia militare che per un qualche caso si interessavano anche al gioco di ruolo, tipo me, però non trovavo una forte potenzialità in un sistema che era molto molto vecchio. Era un gioco di ruolo che si basava su un sistema di venti particolare, perché di base era molto semplice, però innanzitutto invertiva il range dei successi. Più si andava in basso con il D20, più il successo era migliore. Quindi in sostanza l'1 era il successo critico e il 20 era il successo negativo, però lo infarciva di tutta una serie di sistemi che richiedevano gestione, conoscenza delle mappe, conoscenza effettiva delle armi che tu stavi usando, e c'era un manuale esclusivamente per quello, direzione del vento quando sparavi con determinati fucili, zone del corpo, particolari tipi di armatura. Insomma, era un sistema pensato per un vero e proprio old school che iniziava a risentire molto della sua età. Il sistema invece che ci è presentato dalla Free League è particolare, direi quasi ibrido, e molto più accattivante in realtà, soprattutto perché è presentato con la scatola e con tutti degli elementi anche scenici. Innanzitutto non troviamo più un sistema di eventi, ma un sistema progressivo. Avremo delle caratteristiche e una varia serie di abilità che ci verranno presentate con dei dadi progressivi. Più saremo bravi in una determinata caratteristica o più avremo sviluppato una particolare abilità, più avremo un dado alto, e vanno sostanzialmente dal D4 al D12. Quando siamo chiamati a fare una prova, il referente, che sarà il nostro master, ci indicherà quale abilità stiamo utilizzando e quale caratteristica a essa è collegata. Tireremo a questo punto i dadi corrispondenti. Il successo è con il 6. Nel caso con i dadi noi dovessimo fare un 10 naturale, quindi sarà possibile esclusivamente con i D10 e con i D12, quel dado non conterà come un singolo, ma come due successi. Quindi potremo avere dei successi aggiuntivi che potremo utilizzare per aggiungere un qualche tipo di azione al nostro risultato. Inoltre c'è anche la possibilità di poter pushare, per come si dire, il tiro, quindi ritirare di nuovo in caso di fallimento. È importante in questo caso che non si potranno ritirare né i successi né i fallimenti critici. Ritirare un tiro, pushare un tiro, ci farà necessariamente subire delle conseguenze impreviste, perché si sta facendo qualcosa appunto forzatamente. Nel caso si stia utilizzando un elemento del nostro equipaggiamento, come ad esempio un'arma, dovremo tirare anche un particolare dado che è il dado munizioni per vedere effettivamente che cosa è successo alla nostra arma. Potrebbe incepparsi, potrebbe danneggiarsi, potrebbe finire le munizioni istantaneamente e quindi ci sarà la necessità di ricaricarla. Altro cambiamento fondamentale rispetto al vecchio Twilight 2000 è che esisteva una scheda molto complessa che è stata semplificata in due modi. Innanzitutto per la gestione dell'equipaggiamento. In Twilight 2000 c'era proprio un sistema di equipaggiamento che sembrava quello dei militari moderni, quindi da tenere conto dei caricatori che tu avevi, di quanti singoli proiettili avevi in un caricatore, di tutti i vari pezzi di equipaggiamento. Qui invece è stato molto, come si potrebbe dire, non svecchiato ma alleggerito da tutti questi elementi, sebbene mantenendo una necessità di inventory management abbastanza alta, anche perché è ovvio, è un gioco comunque strategico di sua natura. Inoltre la creazione del personaggio è stata modificata in un senso un po' strano, ma molto interessante. Quando andiamo a creare un nostro personaggio potremo farlo in due modi: o utilizzare un sistema che richiama il vecchio di Twilight 2000, quindi andare per tutto il percorso di vita del personaggio e eventualmente attraverso il suo addestramento militare, ottenendo mano a mano che lo vediamo crescere in creazione anche abilità che rispecchiano appunto la sua vita professionale, oppure passare per un sistema di creazione molto veloce che richiede veramente pochi minuti, che ci richiede sostanzialmente
sostanzialmente solo di scegliere uno degli archetipi presentati dal manuale e inserire alcuni elementi di ruolo che nel vecchio erano totalmente inesistenti, almeno che non ce li volessimo mettere noi, invece qua sono elementi proprio meccanici, come ad esempio qual è la morale del nostro personaggio. Se non segue la sua morale potrebbe subire dello stress, oppure decidere totalmente di cambiarla a fine delle sessioni. Potrebbe avere una persona significativa, un suo compagno d'arme con cui combatte, che nel caso di morte, anzi, di questo soggetto potrebbe causare stress, che è una meccanica effettivamente nel gioco, ma la sua presenza potrebbe aiutarlo a superare alcune sfide particolarmente difficili. Ognuno dei nostri personaggi avrà un sogno che negli orrori della guerra cerca comunque di raggiungere. Il sistema di livellamento del personaggio è rimasto quasi totalmente invariato, anche perché era molto semplice. Alla fine di ogni sessione si ottengono dei punti a seconda di che cosa si è fatto, minimo sempre uno. Questi punti potranno essere semplicemente utilizzati per aumentare le nostre caratteristiche e abilità attraverso un sistema di acquisto di gradi. Cambiamento fondamentale è stato nel sistema di combattimento. Se nel vecchio Twilight 2000 si richiedeva che più o meno tutti i giocatori fossero perfettamente a conoscenza di ogni cosa che stava succedendo, con unico riferimento una mappa spesso solo disegnata dagli stessi, qua abbiamo delle vere e proprie mappe di gioco, divise in settori con delle caselle con i nostri segnalini, in cui dovremo andare a calcolare terreno, eventuali coperture, status del personaggio, perché può essere ferito, bloccato a terra ad esempio perché è sotto fuoco di soppressione, e altri eventuali fattori ambientali come condizioni atmosferiche, condizioni delle armi, distanza, raggio dell'arma, eventuali cose che stanno facendo i nemici come stare in guardia su una zona e quindi ci sparano se ci passiamo, che lo rende in questa fase molto più simile a un wargame. Leggendolo mi sono reso conto che ha molte similitudini con un gioco diciamo ibrido. C'è una parte di ruolo in cui si inserisce mano a mano, soprattutto quando si combatte, una parte molto, non vorrei dire miniaturistica perché non sono miniature, ma sebbene credo si possa giocare, ma comunque che richiede una gestione del campo di gioco molto alta, secondo delle regole sempre ben stabilite e comunque ben identificate all'interno del manuale, che richiamano un po' quelle ripetizioni di tiri che ci sono in un wargame, che dopo un po' diventano automatiche e l'unica cosa che cambia è sostanzialmente la strategia in ogni turno, che secondo me, per quanto mi rendo assolutamente conto che potrebbe non accontentare o piacere determinati tipi di giocatori, è un buon compromesso, perché comunque è un gioco che richiede che si tenga una ideale comunque e cerca di ricreare una situazione in cui ci sono dei militari o comunque della gente che è stata inquadrata in una milizia che sta cercando di difendersi, e quindi devono essere inserite anche tutte quelle strategie, come ad esempio il fatto che io non posso sparare al cecchino con una pistola, come può tranquillamente accadere in giochi più narrativi, ma infatti il totale realismo non è il focus di altri titoli. Quindi se si vuole per un caso provare un titolo ibrido che richiede anche una importante gestione del tavolo di gioco, questo secondo me è un buon compromesso, perché dà proprio anche la possibilità magari di fermarsi in mezzo al turno per inserire quegli elementi di ruolo che ad esempio in un wargame sulla guerra potrebbero totalmente mancare, tipo il fatto che il nostro viene chiamato buddy nel manuale, è stato colpito e quindi noi interrompiamo per un secondo il combattimento per andare a soccorrerlo. Ripeto, probabilmente non è un sistema che potrebbe piacere a tutti, però sinceramente se siete abituati a questi sistemi è molto più veloce rispetto a altri, e anche molto carino perché nella scatola viene proprio tutto il necessario per giocare, comprese alcune avventure appunto che ci dovrebbero dare il mood di quello che dovrebbe essere Twilight 2000 quarta edizione. Tra l'altro la Free League ha lanciato recentemente anche un'iniziativa che è il suo workshop, che dà la possibilità a soggetti diciamo privati di caricare ufficialmente le proprie avventure e le proprie risorse per un determinato titolo. Quindi soprattutto su DriveThruRPG immagino si riempirà abbastanza velocemente di una serie di risorse aggiuntive fan made, e vedendo il risultato di alcuni di questi progetti come
parlo personalmente il workshop di Steam, ci potrebbero essere delle cose anche veramente interessanti, contando anche che questo nuovo manuale della quarta edizione non manca di alcune risorse che erano presenti per le precedenti, come ad esempio l'intero manuale che copre praticamente tutte le armi e gli equipaggiamenti utilizzati in un periodo di guerra fredda, nonché di veicoli. Finale ma importantissima aggiunta che nelle edizioni precedenti secondo me mancava è quella della home base. In pieno stile Free League avremo una base a cui tornare, in cui gestire le nostre operazioni, che è effettivamente assolutamente sensato rispetto a quella che è l'ambientazione di Twilight 2000, ma il capitolo che la copre è particolarmente dettagliato, quasi nella possibilità di poter ambientare campagne in modo da essere esclusivamente il personale della base e quindi trasformarlo per certi versi quasi in un simulatore, in un gioco gestionale, che è una possibilità che c'è, ripeto, non potrebbe piacere a tutti, ma ci potrebbe essere alcune persone che sono fortemente interessate, dato che comunque il gestionale è un genere abbastanza, non nel gioco di ruolo, ma comunque abbastanza sdoganato e amato da alcuni tipi di giocatori. Quindi questa era la veloce analisi di Twilight 2000, quarta edizione della Free League, un'edizione che devo dire io è più al passo con i tempi rispetto a quello che si poteva trovare del vecchio Twilight 2000 e potrebbe sicuramente essere proponibile a un pubblico più ampio. Ora, io ritengo assolutamente, anche se è mia opinione personale, che sia un titolo un po' di nicchia, non credo che riesca facilmente a conquistare persone che non l'avevano già provato in passato, però vedendo anche un'edizione italiana si può sperare che comunque qualcuno di nuovo sia attirato da questo titolo, che comunque è un po' particolare perché esce dal normale schema di un gioco di ruolo inserendo anche questi elementi molto più strategici. Se questo video vi è interessato vi invito a mettere mi piace, a condividerlo, passare dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram, anche un gruppo Telegram a cui potete iscrivervi se volete fare con noi due chiacchiere più in privato. Francesco da Foro Sentenzia, chiudo.